Cari amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro quarto appuntamento con il corso interattivo di pesca spinning in mare. Quest'oggi abbiamo una grande sorpresa qui con noi. Introduco subito sul palco Simone Boesso. Buongiorno, benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno e grazie Luigi per questo spazio. Simone, per chi ancora non lo conosce, è uno dei padri fondatori dell'azienda del progetto Jackfin. Allora Simone, in questo corso, che è la terza edizione, diciamo che facciamo dedicata alla pesca spinning in mare, di questo corso interattivo, dove ci sono sia delle sessioni che vengono proposte tramite i nostri canali social, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, siamo un po' dappertutto. Sì, ho guardato un po'. E poi ecco, andremo anche in pesca diretta facendo delle prove pratiche. Allora, quest'anno, a differenza degli scorsi anni, siamo cresciuti molto come numero, anche come provenienza. Mentre all'inizio c'erano ragazzi principalmente campani, attualmente ci siamo allargati, ci seguono dalla Toscana, dalla Sardegna, dalla Sicilia. Addirittura da casa mia. Sì. Questo mi fa molto piacere, vedi, perché è importante comunque diffondere le cose positive. Sì. Quindi ti faccio i complimenti innanzitutto. Ti ringrazio. E poi ecco, diciamo, arriviamo tramite i nostri social anche nel resto del mondo, perché ci seguono anche da fuori dall'Italia. Come voi siete molto forti e so bene in Grecia e non solo, anche noi arriviamo in quelle zone e ricevo spesso dei commenti e questo ci fa molto piacere. Allora, andiamo subito al dunque. Il tema di questo nostro terzo corso di pesca spinning in mare è dedicato principalmente allo sviluppo dei punti che abbiamo definito essere punti fondamentali, che è un po' la base di partenza da cui poi il pescatore inizia il suo percorso. Sono principalmente 7 e sono questi che diciamo faccio vedere in questa slide. Andando avanti nel nostro percorso quest'anno abbiamo capito che tra questi 7 punti fondamentali, con la nostra esperienza e la nostra pratica, possiamo ridurre all'osso questo schema, questa matrice, e arriviamo a 2 componenti indispensabili e fondamentali. Certo. Il posto di pesca, comunemente definito spot, e l'esca. Il problema che riscontriamo è che mentre chi ha avuto un background di pratica lungo le coste italiane riesce bene a definire tramite diciamo gli altri punti fondamentali come l'attrezzatura, le condizioni meteo marine, la conoscenza dei predatori, riesce ad arrivare a capire come e cosa utilizzare nelle proprie sessioni. Invece attualmente tanti pescatori, soprattutto alle prime armi, si dedicano soltanto alla scoperta o a rubare, tra virgolette, il posto più fruttuoso e l'esca artificiale, senza sapere che poi si perdono tutti quei dettagli che sono fondamentali per la crescita e per essere maggiormente efficaci in altri contesti. Chiaro, ognuno deve farsi il proprio bagaglio di esperienza per poi andare avanti da solo, è importantissimo. Esatto, per coprire anche pescate, situazioni di pesca che possono essere molto differenti anche all'interno dello stesso spot. Certo. Per questo ho cercato, e ti ringrazio per la tua partecipazione, qual è l'esca artificiale che ha permesso, soprattutto negli ultimi anni o nell'ultimo anno, di avere quell'efficacia particolare e che anche il pescatore alle prime armi o il neofita ha ritenuto essere un'esca molto molto efficace da avere nelle proprie cassettine. E qui siete venuti proprio voi, sì, di Jackfin, con questa che è un po' un'esca che non per la moda ma proprio per l'efficacia risulta indispensabile, e sto parlando del Needle Jointed 255. No? Ti lascio la parola brevemente per far conoscere a chi segue Planet Spin un po' come è nato
il progetto, brevemente, la storia tua come pescatore e quella del progetto Jack. Certo, certo, mi fa molto piacere e come accennavo prima, il progetto Jackfin, diciamo, nasce dalla passione, proprio la passione quella mia e di Lorenzo, che penso che insomma la maggior parte di chi ci guarda ci possa conoscere. E io e Lorenzo Rocchigiani abbiamo cominciato, ormai si parla di 13 anni fa, a pensare di poter fare qualcosa che potesse andare direttamente a tangere proprio i pescatori sportivi. Ovviamente entrambi eravamo appassionati di autocostruzioni artificiali e all'epoca scrivevamo sui forum che erano E molto chi in forma? voga, che purtroppo sono spariti, ma erano molto belli perché È avevano vero. un po' meno paletti, diciamo, da seguire dei social. E quindi da lì è nata l'idea di mettersi in gioco da super giovani, perché all'epoca io avevo 20 anni e Lorenzo ne aveva 22, quindi da lì abbiamo trascorso circa un paio di anni a ottimizzare, diciamo, dei processi che poi abbiamo reso il nostro biglietto da visita sia proprio nell'estetica degli artificiali che anche nell'interno. E da subito abbiamo deciso di passare a una produzione totalmente in resina, che sia quindi 100% idrorepellente e che possa durare veramente per tanti tanti anni. Io ho stick bait che tengo come cimeli, diciamo, a casa, che hanno veramente tanti tanti anni, hanno preso tanti pesci e giustamente sono arrivate alla loro fine. E da lì, diciamo, a parte il livello costruttivo, abbiamo cercato di fare esche che, tra virgolette, potessero mancare o comunque lasciare il segno nella pesca sportiva. Dico questo, ovviamente, cioè non è fattibile inventare sempre qualcosa, ma spesso è possibile migliorare e anche mettere, diciamo, del proprio in un lavoro che già è esistente. Secondo noi questo è, diciamo, un po' un punto importante e ovviamente rimanere sempre coi piedi per terra e non fare mai, diciamo, il passo più lungo della gamba, chiamiamolo così. È un'azienda che si è strutturata negli anni, adesso siamo in un momento veramente di soddisfazione, le cose vanno molto bene, ci sono tante persone che grazie alle nostre esche hanno magari realizzato il loro sogno di pescatore e quindi questo ci riempie proprio di felicità perché appunto avendo basato il proprio lavoro sulla passione la cosa migliore che possa succedere è che poi il riscontro in chi poi ti dà fiducia ci sia al 100% e questo è una cosa molto importante e che mi sento di rimarcare ringraziando anche appunto chi ci dà la fiducia e compra le nostre esche. È vero, e io sposo tantissimo quello che hai detto. È un po', lasciami dire, la filosofia giapponese, no? Il Sì, sì, miglioramento certo, continuo che voi certo, avete e state apportando a tutt'oggi nelle vostre realizzazioni, che benché siano perfette, si possono sempre migliorare. E certo. proprio per questo ti faccio la prossima domanda. La nuova rivisitazione, se così Sì, possiamo chiamarla, del sempre Jonathan. esatto, del needle jointed, ha apportato delle migliorie, delle modifiche che Esatto. diciamo migliorano ulteriormente, penso sia Sì, la sì. capacità di attrarre predatori, ma soprattutto di coprire situazioni e problematiche che c'erano state nei modelli differenti. Certo, certo. Diciamo che tutte le volte che si intraprende un percorso con un nuovo artificiale o comunque con un nuovo progetto, è importante avere delle basi da seguire, che magari sono proprio il caposaldo del progetto, ma è importante trovare poi i giusti compromessi, perché ti posso tranquillamente dire che io ho esche snodate a forme d'aguglia nella cassetta veramente da anni e anni e anni, però nessuna aveva mai avuto, diciamo, il requisito chiave per poter essere veramente apprezzata e capita all'istante da un pescatore sportivo. Ed è quello su cui ci siamo concentrati maggiormente. Da lì, infatti, è nata l'idea di creare questa esca in tre pezzi
che non solo va a rappresentare una culla, ma è stato per noi, diciamo, anche un po' una sfida mettere sul mercato una vera e propria swim bait che potesse essere 100% usabile in saltwater, ovvero che avesse requisiti che si adattano a quelle pescate dove magari ci possono essere onde, ci può essere vento e tutte insomma le caratteristiche che poi alla fine vanno a creare una pescata. Come hai giustamente detto, abbiamo appena messo sul mercato una nuova versione che va a migliorare quella precedente, soprattutto in tre punti chiave. Chiaramente la cosa più facile da vedere è il packaging, io me ne sono portato uno, abbiamo scelto un packaging un po' più anche a cofanetto, se vogliamo dirlo, un po' Sì, più che gli dà ancora più valore, diciamo. sì, E è una esteticamente, cosa sì, sì. importante, poi avendo ormai il mercato della pesca, ma non solo della pesca, è sviluppato per la maggior parte online, quindi è anche un packaging che protegge molto l'esca nel caso di spedizioni, che è una cosa insomma che avviene giornalmente. E L'altra poi, cosa molto... scusami se Sì, ti interrompo, sempre in merito al packaging, è che comunque sono dei materiali riciclabili, sono tutti, sì, però sì, noi sempre un'attenzione particolare. dove possibile cerchiamo di essere più vicini all'ambiente che possiamo. Chiaramente un packaging come questo, totalmente in plastica, prevede un bel lavoro in fase di studio e assemblaggio, però poi uno lo ributta nel cestino della carta e ritorna carta, quindi è molto positivo. E secondo me è una cosa che dovrebbero fare e che comunque vedo che stanno facendo un po' tutte le aziende nel settore della pesca. E tornando appunto all'esca, l'altra modifica importante è stata di mettere un'ancoretta BKK Fangs Ultra Anti-Rust, che è diciamo il top di gamma dell'azienda e che garantisce sicuramente una maggior durata alla salsedine e anche una miglior tenuta in fase di, insomma, di pesca. Ancoretta che, come vedete, è libera ed è diciamo, fermata da un piccolo anellino in PVC che noi chiamiamo semplicemente anti-tangle, perché non fa altro che impedire all'esca di fare questo, di accavallarsi. L'ancoretta non può attaccarsi alla parte dell'esca del dorso, quindi si pesca ancorette libere, che è una cosa molto buona perché ovviamente chi l'ha provato lo sa, ma diciamo che la tendenza a usare quest'esca è anche con recuperi molto veloci, quindi il pesce arriva veramente in velocità e avere una corretta libera ci aiuta ad avere più garanzia dall'amata. E inoltre lo rende ancora più facile da utilizzare perché la precedente clip andava poi comunque un gocciolino settata, Sì, modificata, richiedeva un gocciolino di lavoro, diciamo. Poi sì, il resto ovviamente è un tipo di lavoro, il resto del miglioramento che è interno ed è una cosa che ci ha veramente richiesto tanto tempo. Abbiamo sviluppato una vera e propria metodologia per produrre artificiali in ABS che ha rivoluzionato il nostro prodotto. Questa è un'esca che ha una resistenza incredibile e ovviamente vedremo i risultati proprio in pesca e siamo sicuri di questo. allora, Simone, ci sono state, come stavi anticipando, diverse novità, diversi miglioramenti Certo, in questi esca artificiali. Nelle sì, versioni successive, no, dei nuovi modelli c'è sempre qualcosa da migliorare ed chiaro, chiaro. è anche l'utenza, il processo che ti dà delle indicazioni su come migliorare, no, anche dal punto di vista del Assolutamente. processo produttivo e non solo, no? Certo, assolutamente. Come dicevo, quando si decide di partire con un nuovo progetto di un'esca, ci sono sempre dei compromessi da accettare per poi andare in produzione. Un conto è farne una per il proprio uso, un conto è farne 10 per gli amici, un conto è poi decidere di avere uno standard da mantenere negli anni, perché le nostre esche vogliamo che durino negli anni e quindi diciamo che la prima volta quando esce sul mercato qualcosa di nuovo è sempre un po' un'emozione forte perché ci possono essere quegli imprevisti che
solo a chi lavora possono succedere, diciamocelo. Sì, 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 che Quindi poi tra le altre cose, visto che andate molto forte sul web, però si sa bene che i social si fa tanta fatica ad avere una reputazione, ma ci vuole certo, davvero niente per niente. far cadere tutto il castello, no, che uno ha creato. Chiaro, E sì, quindi sì. ecco, ci sono pro e Ovviamente contro. è la verità e noi in quanto azienda cerchiamo veramente di stare più vicino possibile all'utente finale, a colui che compra l'esca, a colui che ci va poi a pescare e ci ripone fiducia appunto in questo artificiale. Quindi abbiamo per quello deciso di fare delle modifiche strutturali e anche estetiche e funzionali nell'esca appunto per andare sempre avanti, per cercare di migliorare sempre noi stessi, che poi è un po' la nostra filosofia, come dicevi te, ripresa dal giapponese. E noi, tornando agli albori, ovviamente guardavamo queste aziende giapponesi come dei punti di Di riferimento, riferimento. e sono quelli che poi ci hanno permesso e spronato a diventare quello che siamo diventati e che diventeremo. Diciamo Quindi che sì. lo spunto del miglioramento continuo che abbiamo appreso un po' tutti dal Giappone con l'artigianalità, la creatività dell'Italian style. Quindi è un Certo, perché pezzo. chiaramente diciamo l'erba del vicino è sempre la più verde, no? Si pensa che tutto derivi da influenze giapponesi, ma in realtà molto spesso è il contrario. Veniamo guardati noi in quanto italiani, il Made in Italy, anche per quanto riguarda Jackfin, è un biglietto da visita a cui noi proprio teniamo tantissimo ed è il cuore pulsante dell'azienda e che non morirà mai. Quindi assolutamente sì, ne siamo fieri e sicuramente questa parte verrà ampliata anche in futuro. Il Made in Italy è importantissimo. Mi hai dato il là per la prossima domanda. Sì, Progetti futuri, no? Si ventila sul web di altre dimensioni per quanto riguarda sempre il needle jointed, ma ecco, dacci una certo. conferma, una Sì, smentita sì, su sì. queste. Vabbè, non è diciamo un segreto di Stato. A breve, nella stagione invernale, che è quella diciamo da spigola, chiamiamola così, rilasceremo la versione 150, che è una chicchetta veramente carina e ottima per pescare. Io da pescatore sorrido perché lo provo da tempo e ci ho fatto veramente delle belle catture, anche inaspettate e diciamo me lo sento veramente mio, è già parte integrante della mia cassetta da spigola. E ovviamente anche questo avrà tutte le componenti e le accortezze della versione 2.0, diciamo, chiamiamola così, del Jointed e non ci fermeremo soltanto a questa piccola, diciamo, questa versione rimpicciolita, ma ne uscirà anche il prossimo anno un'altra versione, diciamo, intermedia e comunque svilupperemo assolutamente diciamo, questa Nuova. silhouette, questo jointed, questo modo di pescare a swim bait in mare sarà una cosa su cui lavoreremo tanto e laddove troveremo delle idee, dei progetti che faranno la differenza, saremo subito pronti diciamo, a divulgarle. Ok, ok, ti ringrazio. Prima, ecco, di lasciarci, visto che seguono questo corso tante persone, sia nella diretta di questa sera, ma anche in futuro, diamo un consiglio a chi vedrà questo video e che magari è agli inizi. Sì, Torniamo al punto di partenza, non fossilizziamoci unicamente sullo spot e sull'esca artificiale, quindi non limitiamoci ad imitare unicamente dove vediamo pescare e con che cosa vediamo certo. pescare, Sì, ma sì. il mio consiglio, e spero che tu mi appoggerai in questo, è anche di dire soffermatevi anche sui dettagli che molte volte fanno la differenza in pesca. Io vedo spesso i due filmati, tu e Di Lorenzo, in giro per i Certo. sette mari. Anche quella Ecco, lì è una diamo. cosa che amplieremo, stiamo cercando di fornire il canale YouTube e veramente rilanciarlo, diciamo, con contenuti di qualità che siano veri, che non siano dei film costruiti a tavolino.
esatto. E infatti è un impegno veramente importante portare avanti questa cosa che richiede tempo, ma io mi rendo conto che le persone quando diciamo vedono la realtà di una pescata si possono immedesimare in tante situazioni che capitano poi veramente nelle pescate, tra virgolette, di tutti i giorni. Sì. Quindi diciamo che, tra virgolette, potrebbe essere la nostra scuola di pesca. Nel futuro un'altra cosa che faremo, come ti dicevo prima, dietro le quinte, diciamo, stiamo allestendo un nuovo laboratorio molto più, diciamo, più grande e anche più performante di quello su cui lavoriamo attualmente e che prevederà anche un vero e proprio angolo YouTube dove faremo delle vere e proprie puntate didattiche, perché chiaramente si lascia sempre al pescatore e alla propria fantasia come meglio utilizzare un'esca, però delle linee guida da seguire ci sono. Come te dicevi, non bisogna mai fossilizzarsi su un singolo componente di una pescata, ma bisogna anche a volte pensare che una piccola differenza, una piccola modifica può fare poi alla fine la differenza in termini di risultati. Sì, 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 e infatti proprio per questo il nostro messaggio è quello di analizzare sempre sia le catture, quindi facciamoci la domanda perché ho catturato, che cosa è successo, condizioni meteo marine, marea, corrente, vento, ma analizziamo anche i cappotti, che cosa non ha Eh, funzionato, assolutamente. no? No, no, questa è una cosa importante e come dicevi te ci sono miliardi di fattori. A volte io personalmente ti dico, ho risolto le pescate anche con cose banali, nel senso un cambio di colore. Ci sono tutta una serie di pescatori che credono che il colore sia ininfluente, il pesce non vede, eccetera, eccetera. Secondo me sono cose che sono vere in parte. Non voglio dare torto perché ognuno ha poi le sue idee, è bene che le porti avanti, ma posso smentire questa teoria con tantissimi fatti. Il pesce sicuramente ha un suo modo di vedere, ci sono vari studi su questo tema, ma la colorazione della nostra esca è un qualcosa che va a colpire il suo istinto predatorio, quindi un verde piuttosto che un rosa o anche semplicemente un blu con la pancia gialla tipo questo, un acid blu da un blu normale, che apparentemente sono molto semplici e uguali, in realtà poi si possono tradurre in una differenza abissale in termini di catture e quindi di pescata. È vero, concordo pienamente con quello che dici e ti lascio con questa piccola domanda. Ecco, il Cuda Killer, ma Sì, quanti danni fa quel colore che è quello è un eccezionale? colore che veramente fa la differenza, chissà per Di il notte? contrasto, Di chissà notte? per non so neanch'io, perché fondamentalmente anche noi spesso diamo veramente la parola ai pesci, come nel caso del Jointed. Abbiamo avuto decine di modelli diversi da provare, perché ovviamente li facciamo e ci vengono in mente mentre prototipiamo le esche milioni di idee. Ne portiamo avanti magari una decina alla volta e alla fine quella che ha preso è stato inspiegabile, perché non era neanche la più bella che stavamo provando. E poi ovviamente i test successivi hanno confermato questa cosa, da lì abbiamo messo fuori questa versione con la paletta che può essere, diciamo, utilizzata veramente anche da un neofita, è semplicissima come esca e secondo me questo qui non è un carattere negativo, ma è una grossa virtù perché spesso, diciamo, si adatta anche a condizioni molto difficili. Quindi questo è importante per un artificiale. Va bene, ti ringrazio tantissimo Simone, un grande saluto anche a Lorenzo e Bene, grazie a te. complimenti per il vostro progetto, andate avanti così. Speriamo che prossimamente ci potrebbe essere anche qualche novità che arriverà tramite Planet Spin, il nostro canale, saremo felici di ospitarvi Chi lo nuovamente. sa, dai, vediamo, dal tempo al tempo, noi siamo sempre, diciamo, pronti a metterci in gioco e a metterci la faccia. Come sempre dico, alla fine lasciamo un grande saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, ciao a tutti gli amici di Planet Spin e alla prossima puntata. Ciao, grazie Simone. Ciao.